esecuzione della nostra macro, scegliere il programma. Lui ci propone l'ultimo che è stato disegnato, ma nessuno ci vieta di modificare il numero semplicemente cambiando questo. Quindi bisogna sapere sempre qual è il numero del profilo che ci interessa fare. A questo punto in questa maschera possiamo scegliere la distanza P, come vedete da questa icona, è la distanza che va dall'altezza massima del nostro profilo al primo punto che abbiamo disegnato. Quindi se il nostro primo punto, in questo caso è praticamente il punto più alto del profilo, non abbiamo problemi, possiamo tenerlo con un P0 o un P1, vuol dire che ce lo fa o a filo profilo oppure 1 millimetro al di sotto del profilo. Se avessimo avuto questa qui più alta, dobbiamo considerare che il P, questa altezza, praticamente questa quota P, deve contenere anche la sporgenza che abbiamo, quindi fare affondare il nostro profilo disegnato all'interno del nostro pezzo. Al contrario, se avessimo una cosa più alta e questa parte di quella, la parte diciamo più alta con una P bassa, uscirebbe e non verrebbe fatta. La lunghezza L2 sta per la lunghezza totale del nostro profilo. Sovrammateriale, se vogliamo far sì che ci lasci del materiale da lucidare, quindi volendo potremmo lasciare un sovrammateriale di mezzo millimetro, 1 millimetro, praticamente la lama anziché scendere fino alla quota stabilita scende 1 millimetro, scende in meno rispetto alla misura messa in questo campo. Qui possiamo scegliere se la lavorazione in X o in Y. Vi consiglio comunque di posizionare manualmente la testa e poi dire qui X o Y e sceglierla anche qui, perché lei comanda sulla posizione della testa. Di conseguenza, se ho la testa girata in X, gli dico di crearmi il profilo in Y, lei ruota automaticamente la testa e viceversa. Quindi diamo lo spessore della nostra lastra, il passo di lavorazione, quindi la distanza fra un taglio e l'altro. L'incremento di Z è se vogliamo far sì che i tagli vengano fatti in più passate. Quindi se ipotizziamo un incremento di 10 mm, nei punti più bassi, fino a che lei arriva con 10 mm, farà una passata sola. Nei punti più alti, come in questo caso che ce ne sono 20, lo farà in 2 passate di Z, prima 10 e poi 10. Alla pressione, esegui il rifilo, sì, no. Il rifilo sarebbe praticamente il taglio iniziale. Con sì, lei esegue il primo taglio fino qua giù, poi si solleva, si sposta e comincia a fare il nostro rifino. Con no, lei comincia direttamente da qui e comincia a fare semplicemente il profilo. Velocità di taglio è la velocità massima di taglio raggiungibile con il potenziometro al 100%. Questo è un limite che possiamo mettere in tutte le nostre macro, che fanno sì che se per caso ci scordiamo il potenziometro comunque tutto aperto, non abbiamo una velocità troppo alta per rischiare delle collisioni con il materiale. Alla pressione dell'Enter la macchina comincia a eseguire tutto il profilo. Alla pressione del tasto Enter si presenta una grafica, quindi il nostro CN ci propone una grafica già con tutti i segmenti in base al passo di taglio che abbiamo scelto. Quindi se io adesso annullo e vado, torno dentro e gli scelgo un passo di taglio, un passo di lavorazione da 10, noterete che le righe sono molto più rade, ok? Mettendo un passo di taglio di 3 quanto più o meno è lo spessore della lama, si potrebbe fare anche eventualmente da 2, mi va ad aggiungere molto più passaggi, quindi avremo un profilo un po' più rifinito già con i primi tagli. Tasti più e meno servono per ingrandire la grafica a video, per permetterci di vederla un po' meglio. Nel momento in cui schiacciamo Start, la macchina parte ed esegue il nostro profilo sul materiale.